Oh, eccoci qua. Allora ragazzi, oggi video in mezzo alla natura con il Pandozzo nazionale. E niente, volevo raccontarvi un attimino il perché ho voluto comprare questa macchina in particolare, perché è una macchina che ho proprio cercato. E niente ragazzi, la storia inizia... Madonna, è caldo. Brr. Allora, la storia inizia a ottobre dell'anno scorso. Inizia con un incidente, ragazzi. Inizia con un incidente che ho fatto con un'altra macchina, quindi la macchina che tuttora utilizzo come daily car, diciamo, quindi la mia Seat Leon, una Seat Leon FR del 2020, una macchina tranquilla, insomma, da tutti i giorni. E niente, ero in questa strada, bello tranquillo, davanti a me c'era una Tesla targata Germania, quindi un turista che non sapeva dove andare. A un certo punto questo ragazzo alla guida inchioda di punto in bianco, quindi io faccio per passarlo dall'altra corsia e succede che nel momento in cui io mi affianco a lui, quindi io passo in quest'altra corsia, lui decide di venirmi addosso completamente, cioè proprio sterzata tutta a sinistra. E non ci tocchiamo perché ho avuto i riflessi talmente pronti da riuscire a evitarlo. E niente, io sono andato a sbattere su un cordo di un marciapiede alto così, ho spaccato tutto quello che c'era sotto, infatti tutto l'olio in terra e coppa dell'olio distrutta e quant'altro. E niente, giusto per farla breve, 5.000 euro di danni, anzi, in realtà 7.500 euro di danni preventivati, che poi sono andati a diventare 5.000 perché ho scelto di riparare la macchina con pezzi usati, perché alla fine non sapevo se mi avrebbero dato il risarcimento o meno, e quindi la scelta è stata questa qui. E poi niente, dite voi che c'entra la Panda questo incidente? C'entra perché logicamente poi i primi giorni, tra nervosismo, tra il fatto che sono stato poi 2 mesi e mezzo senza la macchina, allora ho iniziato a dire, cazzo, ho fatto un incidente, 7.500 euro di danni, tutto questo perché è una macchina nuova. E poi sapete benissimo, meglio di me, se avete una macchina nuova, che stai attento sempre a dove la parcheggi, a dove la metti, perché ti danno la sportellata, c'è quello che te la grafia, dividi là, insomma tutte seghe mentali che voi sapete meglio di me. E quindi io sono sempre stato così, cioè ho sempre voluto preservare la macchina di qui e di là. Dopo questi incidenti mi sono un po' rotto i coglioni, sinceramente. Mi sono rotto i coglioni e ho detto voglio una macchina che posso buttare dove voglio, senza preoccuparmi se me la rigano, se me la graffiano, se me la battono. E voglio una macchina che vada ovunque. Una macchina che vada ovunque, quindi una macchina vecchia, ragazzi, e mi viene in mente il Pandino, cioè, per forza, per forza. E quindi inizio subito, dopo qualche giorno, questa ricerca, una ricerca è durata 3 mesi per trovare una Panda, perché dite voi, vabbè, la macchina da buttare via la trovi subito. E invece no, perché ho iniziato a cercare una Panda normale prima, però poi ho detto, voglio anche la macchina che vada ovunque, quindi Panda 4x4. Panda 4x4, come sapete, i prezzi stanno lievitando, i prezzi sono folli in questo momento, perché se andate a vedere una qualsiasi Panda 4x4 messa decentemente la trovate a 8.000, 9.000, 10.000 euro, cioè non sto scherzando, ci andate a vedere, altrimenti le trovate sui 3-4.000 euro e sono fondamentalmente dei rottami che non camminano. Quindi inizio questa ricerca e vado a provare innanzitutto una Panda, era una Panda 1000 CLX, non era neanche 4x4 la prima che ho provato, però ho detto intanto mi guardo un pochino se la macchina mi può piacere, ho fatto un giretto con questo signore molto gentile e la macchina mi è piaciuta. E in realtà la volevo anche prendere, cioè ero lì per prenderla quando poi ho scoperto che io ho 22 anni e nessuna assicurazione me l'avrebbe assicurata per un prezzo decente. Un prezzo decente per me vuol dire, cioè, almeno sotto i 1.000 euro. E la cosa divertente è che la macchina era ultra trentennale, però non troppo giovane, mi hanno detto c'era un requisito minimo di 23 anni di età. E quindi ho detto cazzo, ho perso l'occasione di qui e di là, però non mi sono mai arreso, dopo un mesetto circa da quel ritrovamento ho trovato una Panda 4x4 Country Club verde, targhe Arezzo originali. E niente, la vado a vedere, la provo, era anche abbastanza vicino a casa. La macchina molto interessante, messa bene di carrozzeria, begli interni, cioè comunque curata.
e la meccanica andava bene. L'unica cosa, c'aveva un po' di lavoretti da fare, perché c'era la frizione, c'era altre cazzatine che ora non mi ricordo, e insomma la macchina però era inserzionata a 6.500 euro. Questo tizio, io ho detto guarda, c'è da rifare lavori, c'è da fare questo, c'è da fare quest'altro, c'ho da spenderci un monte di quattrini. Però mi sembra scese a 6.000 euro, ma io ce ne dovevo spendere tipo altri 1.000, quindi il gioco per me non valeva la candela. E poi è arrivata lei. Un giorno, mi sembra era proprio a gennaio, sì, qualche giorno prima del mio compleanno, ecco, esatto. Qualche giorno prima del mio compleanno vedo sto annuncio, perché ormai mi era presa la cosa di andare a vedere tutti i giorni su Subito, su Facebook Marketplace, su Autoscout24, quindi ero lì ogni 2-3 ore a controllare se era stato messo qualche annuncio nuovo, perché quando cerchi un'auto disperatamente fai così. E niente, esce fuori questo annuncio a Badia San Salvatore. A Badia San Salvatore, 1 oretta e mezza da casa mia. Ok, dico ci sta, posso andarla a vedere quando voglio. Chiamo immediatamente il tizio. Mi risponde, insomma, mi dà un po' di informazioni sul mezzo e già mi sembrava più convincente, mi sembrava uno anche insomma esperto. E niente, quindi si parte. Dopo 2 o 3 giorni vado a Badia San Salvatore, che tra l'altro mi aveva detto guarda, io non ci sono a Badia, ho messo l'annuncio, però io lavoro a Firenze, ci sarebbe mia madre, però lei non ne sa niente di macchine. Io ho detto guarda, non importa, vengo uguale anche se c'è tua madre, io la provo di qua di là. Cioè io volevo sta macchina a tutti i costi, ragazzi. E vado a Badia San Salvatore, provo sta macchina, dico buono. Tra l'altro ecco, era proprio il giorno del mio compleanno, ecco perché mi ero ricordato. Dico non male, non male. La guardo, sì, qualche punto di ruggine, insomma, classiche cose da Panda 4x4. Però alla fine fondi sani, meccanica ottima, praticamente nessun lavoro da fare. Perché no? E niente, richiamo il tizio una volta ritornato a casa e dico guarda, io la macchina te la prendo. E qui attenzione, perché ho trovato un'assicurazione poi che mi ha fatto, me l'ha assicurata come autostorica, quindi io pago all'incirca, se vi interessa, 240 euro all'anno e ho 22 anni ancora, quindi sì, vi assicuro che è possibile. Poi se volete vi dico anche, insomma, magari se vi interessa ve lo scrivo poi qual è l'assicuratore che ho trovato, molto, molto conveniente. Poi chiamo sto tizio e dico guarda, io voglio sta macchina, mettiamoci d'accordo per il passaggio, e ci mettiamo d'accordo per una settimana esatta dopo. Quindi chiamo assicurazione, e poi tra l'altro ho fatto tutto per via telematica, cioè insomma andavo lì a girarmi le scatole per fortuna. Quindi ho chiamato anche l'assicuratore, ho detto guarda, fammela partire da 8 giorni. E niente, dopo una settimana esatta vado lì, e qui attenzione ragazzi, perché c'è il colpo di scena. A una settimana esatta dal mio compleanno, quindi era il 30 di gennaio. Il 30 di gennaio era il giorno del passaggio. Mi sveglio la mattina, erano le 6, 6 e mezza, perché ero un botto in ansia per questo passaggio, perché alla fine non sai mai, c'è comunque un privato, quindi ero un po' in ansia, cioè comunque, tra parentesi, la macchina l'ho pagata a 4.500 euro, che io voglio essere assolutamente trasparente su tutto. E poi qualsiasi altra informazione me lo scrivete nei commenti e se ne parla. Vedo bonifico in entrata, perché ho detto comunque lo stipendio non può essere, che lo stipendio mi arriva il 10 era il 30. Ho detto che è? Erano i soldi della macchina, i soldi dell'incidente, che erano peraltro 5.000 euro la macchina, tra il costo della macchina, quindi 4.500 più assicurazione 250 più altri 250 di passaggio di proprietà, 5.000 euro, quindi ci ho fatto pari. Cioè è assurdo, tutte le volte che lo racconto infatti la gente rimane tipo sbalordita, però è così. Quindi questa è la storia del Pandino, ragazzi. E niente, io sicuramente farò altri video, possibilmente non sotto il sole con 150 gradi, perché adesso che avete visto il taglio che ho fatto nel montaggio, perché il telefono mi ha detto non posso più registrare. Ora stavo guardando se registrava ancora, sì. E ha detto non posso più registrare perché fa troppo caldo, infatti c'è il telefono che è bollente. Quindi ragazzi niente, noi ci si vede al prossimo storytelling, panda vlog, quelle volete voi. Ora mi inventerò sicuramente qualcos'altro. Quindi bye.